È un anno, anzi ormai più di un anno che faccio MMA, quindi arti marziali miste, Mixed Martial Arts. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Di Lia e oggi vi voglio parlare di che cosa ho imparato e di che cosa mi ha dato anche a livello di crescita personale, che è la ragione principale per cui ho voluto iniziare a fare uno sport da combattimento, fare qualcosa come MMA. Allora, partiamo dal presupposto che io non parto da zero nel mondo dello sport. Ho sempre fatto nuoto agonistico per 12-13 anni, fino ai 18 anni, e poi mi sono dato alla palestra, mi sono dato allo yoga, mi sono dato al calistenico, mi sono dato a tantissimi tipi di allenamenti diversi. Ho provato anche il tennis, eccetera, eccetera. Poi, per un certo periodo, diciamo che ho smesso di allenarmi intensamente e dall'anno scorso ho iniziato a pensare, è una cosa che ho sempre voluto provare almeno una volta nella vita, a fare uno sport da combattimento. Uno, perché secondo me è qualcosa che comunque serve sempre, indipendentemente da chi si è. Ok, a scuola abbiamo fatto difesa personale, ma è fatto talmente in modo blando che non è così, non dà quasi niente. E invece nel momento in cui si fa almeno un anno o qualche mese, anche un corso, secondo me dovrebbero farlo tutti, non per forza di MMA, ma un qualsiasi corso di difesa, qualsiasi corso di arti marziali, quello che si vuole, dovrebbe essere, secondo me, obbligatorio perché ti dà, uno, un sacco di sicurezza in te stesso e due, ti insegna cose che sono fondamentali nella vita. Io sono partito l'anno scorso, è in realtà più un corso di kickboxing che un corso di MMA. Lo faccio qui vicino a casa mia, in una palestra privata. Conoscevo un buttafuori in un bar vicino dove abito e il buttafuori mi ha detto che lui insegna MMA in una scuola e allora ho detto, beh, potrei provare MMA. Vedevo sempre questa concezione, vedevo sui telegiornali, eccetera, quelli che fanno MMA sono quelli più cattivi, sono i peggiori, ed era proprio quello che volevo, volevo imparare a combattere. Quindi ho detto, va bene, dai, insomma, proviamo, vediamo com'è. In realtà lui insegnava più kickboxing che MMA, però ogni tanto nella palestra veniva un insegnante di judo, un insegnante di karate, un insegnante di jiu-jitsu, un insegnante di muay thai, eccetera, eccetera, per insegnarci varie tecniche, vari tipi di allenamento. Quindi diciamo che è stata una bella esperienza perché impari veramente tanto. MMA non è, diciamo, uno sport da adesso con l'UFC e altre varie categorie si è creato un po' l'idea dell'MMA, ma in realtà MMA è partito tutto con una specie di torneo in cui poteva partecipare chiunque che sapesse combattere, quindi qualsiasi arte marziale, mettersi uno contro l'altro e alla fine chi vinceva il premio, quindi non importava che cosa facevi, non importava quale fosse la tua disciplina, importava solo semplicemente vincere. Quindi diciamo che hanno visto piano piano che Kung Fu e altre arti marziali un po' più spirituali, un po' più tecniche, un po' più artistiche, erano quelle che funzionavano meglio nella lotta vera e propria, hanno notato invece che cose come il jiu-jitsu, cose come la lotta greco-romana, cose come la box e il kickboxing erano quelle un po' più portate proprio alla vittoria, proprio a vincere in ogni situazione possibile, e quindi diciamo che alla fine l'MMA è diventato un po' un misto tra queste tecniche che erano quelle che hanno notato che poi vincevano sempre durante i combattimenti. E quindi si è creata questa disciplina in cui è un misto tra tutte queste discipline qua. Ma in realtà chiunque faccia un'arte marziale da tempo, come questo mio insegnante che insegna kickboxing, infatti noi la maggior parte degli allenamenti facciamo box e kickboxing, poi può specializzarsi, può imparare varie altre tecniche di combattimento a terra o altro e fare, diciamo, anche combattimenti di MMA, quindi in gabbia o sul ring, e imparare a combattere in toto quasi senza regole praticamente. Quindi io ho iniziato e con la scusa della pandemia, che si poteva allenarsi solo ed esclusivamente se si è agonisti, ho dovuto ovviamente diventare un agonista. Tutti abbiamo dovuto fare il passaggio per diventare agonisti. Tant'è che dopo un anno ho preso la cintura gialla, quindi sono cintura gialla di kickboxing a tutti gli effetti. È la prima cintura. Tra l'altro, tra parentesi, io ho provato a chiedere anche se si potesse passare direttamente a una cintura più alta, ma mi hanno detto di no, mi hanno detto che non si può fare, bisogna per forza, per tempo ed esperienza, passare tutte le cinture. Mi sembra strano perché comunque io a 24 anni ho fatto sport per tutta la vita,
e prendo la stessa cintura che prende un ragazzino anche di 8 anni che magari non ha mai fatto sport e viene lì per il primo anno e non ha le mie stesse capacità. Io lì sono bravo tanto quanto, non a combattere di tecnica, ma a livello di prestazioni quanto un ragazzo di cintura nera. Io sono lì, penso, il più grande o tra i più grandi nella palestra. Contate che in uno sport è normale a 24 anni essere più grande, di solito sono i ragazzini che fanno questi tipi di sport per tanto tempo. Come io quando facevo nuoto eravamo tutti piccoli e poi ovviamente c'era quelli di 24, 25, 30 anni che erano i master e venivano così ogni tanto ad allenarsi, ma senza pensare alle gare. Come sto facendo io adesso, venivano e semplicemente si divertivano, non pensavano agli obiettivi, lo facevano per una loro crescita. Io idem, cioè vengo lì, ok, devo fare le mie gare, eccetera, eccetera, che tra parentesi devo ancora farle le gare, le farò adesso in teoria a settembre, le mie prime gare, però facciamo qualcosa in combattimento nelle lezioni perché non si poteva farle per il Covid. E quindi semplicemente facevo i combattimenti, faccio il mio allenamento senza pensare troppo all'ansia di dover competere, all'ansia di dover fare bene, eccetera, eccetera. Lo faccio semplicemente come allenamento, consumo un sacco di calorie, in circa un'ora di allenamento, un'ora e mezza che facciamo, 3 volte a settimana, 2 o 3 volte a settimana, consumo a volte 1000-1200 kcal a volta, quindi è tantissimo. Sembra strano che io comunque devo per forza passare da ogni cintura per poter arrivare a cinture nere o cinture più alte. Comunque vabbè, questa era solo una parentesi. Inoltre ho anche scoperto, non sapevo che ci fossero le cinture nella kickboxing e non sapevo neanche fosse uno sport olimpico. Durante le Olimpiadi di Tokyo ho scoperto che è uno sport olimpico, o lo è diventato quest'anno, quindi bene, tanta roba. Quindi io mi sono iscritto, ho iniziato e diciamo che ho visto subito gli allenamenti e si consumava molto, quindi mi è piaciuto, con i guantoni, mi sono comprato poi pian piano i pantaloncini, tutta l'attrezzatura, un po' me la prestavano loro, i paratibie e facciamo soprattutto tecnica, poi abbiamo fatto periodi in cui facevamo, diciamo che la maggior parte dell'allenamento, metà circa, è tutto riscaldamento, quindi tutti i circuiti, riscaldamento, heat, quindi alta intensità, a intervalli e dopo quindi anche corsa, saltelli, piegamenti, addominali, squat, eccetera, eccetera. E dopo questo a volte si univano cose come giochi, a volte si univano cose come combattimento, a volte si univano varie altre discipline, a volte si faceva lotta greco-romana, a volte ci divideva in gruppi e si facevano esercizi particolari, a volte solo tecnica, a volte semplicemente davanti al sacco da box, che tra l'altro mi sono comprato per allenarmi anche a casa, quindi solo sacco da box, varie tecniche, comunque tutto molto intenso, molto, molto bello. E che cosa ho imparato? Che cosa mi ha dato, diciamo? Allora, confronto tutti gli altri sport che ho provato nella mia vita, uno sport da combattimento mi ha dato molta sicurezza in me stesso. Io sono sempre stato un po' timido, un po' introverso e dopo un anno di allenamento ti senti molto più... cioè, è più facile per te connetterti con le persone senza avere paura. Contate che quando, diciamo, si fa le prime volte combattimento, sei sempre un po' chiuso, hai sempre paura, perché non ti è mai arrivato un pugno in faccia e quindi non sai mai come potrebbe essere. A me era arrivato tempo fa, mi hanno picchiato a 14 anni una volta in una discoteca, non mi ricordo neanche per quale motivo, e per l'adrenalina non avevo sentito nulla, io non avevo neanche reagito, e diciamo che però mi è rimasto un po' questo trauma di poter ricevere una cosa del genere. Quindi adesso ogni volta che c'è qualcosa che succede, qualcuno che ti spintona, qualcuno che rompe, cosa che non fanno più perché adesso sono 1,90 per 90 kg, ma basta anche in realtà dimostrarsi abbastanza sicuri. Se te ti dimostri sicuro di te, nessuno ti rompe, e se tu ti fai gli affari tuoi, nessuno ti romperà mai le scatole. Era rimasto un po' la cosa, avevo sempre un po' questa... cioè quando succede qualcosa ti sale l'adrenalina e inizi a scaldarsi il corpo, inizi a pensare di tutto. E invece quando in allenamento ti arriva il primo pugno in faccia e rimani traumatizzato, almeno io sono rimasto proprio morale a terra, la sera basta, non ci vado più a allenamento, che palle con il male qua, un occhio nero, sono arrivate gomitate qua, non ti si rompe il naso comunque, tutti mi chiedono ma quindi ti rompono le cose apposta? No, non ti si rompe il naso né niente, hai tutte le protezioni fatto apposta, se si rompe sei proprio sfortunato o magari sei un professionista che non fa all'inizio i combattimenti che si fanno sono light contact, vuol dire che comunque è a punti, quindi combatti diciamo senza fare del male all'altra persona, con tutte le precauzioni e tutte l'attrezzatura apposta.
Quindi diciamo che se te lo rompi sei proprio sfortunato, ma potrebbe succedere in qualsiasi sport. Quindi comunque però ti rimane un po' questo trauma. Però dopo, quando ti passa, il giorno dopo, 2 giorni dopo, ti senti completamente diverso. Ti senti che hai passato questa paura. Ora sai cosa si prova quando ricevi botte, sai che succede, ti fa male e poi passa, non succede niente. Quindi in realtà ti passa questa paura di prenderle e quindi non sei più che ogni volta che ti arriva un pugno chiudi gli occhi o ti giri, o è una cosa che non controllavi. Adesso impari a controllarla, dopo un po' impari a essere tranquillo e a non agitarti. Anche nei primi combattimenti che facevo, la cosa che uno pensa subito quando deve combattere è l'adrenalina, no? Quindi devi metterci tanta forza, velocità e tutto. E invece no, devi imparare a comandare questa cosa, stare tranquillo e imparare a respirare, e qualsiasi cosa succede avere gli occhi fissi sull'avversario, colpire, tirare, sapere cosa fare. Se no i fumi dell'adrenalina e della rabbia ti danno alla testa e non capisci più niente e può succedere di tutto. Quindi imparare a stare tranquilli, e questa cosa si rispecchia poi in tutto nella vita. Quando questa cosa ti succede, automaticamente qualsiasi cosa succede, tu riesci a rimanere tranquillo, riesci a stare tranquillo e a ragionare e a essere distaccato e a essere molto più pronto a tutto. E in più anche le altre persone, sapere che comunque tu non puoi attaccare gli altri, però sapere che qualsiasi cosa succede puoi difenderti, sai cosa fare, sai che quella persona può essere, cioè puoi schivarlo, puoi fare quello che vuoi. Anche perché gli agonisti, se io attacco qualcuno, vado anche in carcere, da quanto ho capito. Però puoi difenderti e scappare via, cosa che è sempre giusta in una rissa. Che tu vinca, che tu perda, non ci guadagni mai niente, ci si perde e basta. Quindi è sempre la scelta sbagliata entrare in una rissa, bisogna sempre evitarla se si può, soprattutto in strada, in un combattimento. Però diciamo che se succede, sai che comunque puoi difenderti, sai farlo. Questa cosa ti dà veramente tanta sicurezza, soprattutto a un uomo, anche a una donna in realtà. Quindi è una cosa che io sempre consiglio a tutti. Sicurezza, disciplina, un bel fisico, perché comunque ti aiuta. Io avevo i polpacci che non sono mai cresciuti per tutta la vita, e a forza di saltellare, muovermi, correre, eccetera, eccetera, e stare sul posto, sulla guardia che è sempre sui polpacci, diciamo che mi sono cresciuti i polpacci più del previsto, quindi ottimo, sono contento. E in più diciamo che ti sfoga anche, perché comunque vai lì, ti sfoghi, tiri, eccetera, fai, impari, sei disciplinato. Poi la kickboxing non è super teorica, invece se fai un'arte marziale di tipo giapponese, ad esempio, ti insegnano anche più, diciamo, tutta l'arte e la spiritualità che c'è dietro, quindi è anche più, magari, più carino. Però mi interessava semplicemente imparare a difendermi e sapere che cosa succede, che è sempre utile. Ho fatto anche il corso di pronto soccorso e ho fatto il corso di MMA, così da avere le due cose per qualsiasi cosa succede nella vita. È una cosa secondo me utile, insomma, di sopravvivenza base, che ti danno una base per essere sicuro poi in tutto il resto, in tutto quello che fai nella vita. Adesso mi sento molto più sicuro ad approcciare con gli altri, a parlare con qualcuno anche se è più alto di me, non ho nessun problema. Ah ragazzi, stavo editando il video e sono anche ricordato la questione del contatto fisico. All'inizio il contatto fisico con un'altra persona, proprio sudando mentre si fa allenamento, anche proprio toccarsi, doversi abbracciare, stare attenti, eccetera. All'inizio dà proprio fastidio e invece dopo un po' si impara ad accettarlo e diventa una cosa normale. E anche questa cosa aiuta, soprattutto per uno che è schizzinoso oppure che diciamo non ha mai avuto un rapporto così fisico con gli altri. Mettere questo rapporto fisico con gli altri e diciamo allenarlo è una cosa che aiuta in qualsiasi poi genere di rapporto. E in più all'inizio si impara subito le cose da fare. Mi ricordo le prime volte che ho fatto lotta a terra con un mio amico che era più grande di me, di statura, di peso, eccetera. Diciamo che ho imparato subito poi, perché le ho prese o perché mi prendeva subito il collo, eccetera, le cose da fare per non essere preso. Quindi, ad esempio, il collo che lo tieni così invece di tenerlo stretto quando lo prendi da terra, quando fai le prese, quando fai le proiezioni, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che impari facendo e le impari solamente nel momento in cui fai un errore, quindi nel momento in cui le prendi, in quel caso lì. Quindi impari a prenderle, ne prendi tante e questa cosa in realtà aiuta molto a crescere sia dentro che fuori.
Ed ecco qua ragazzi, in più adesso a settembre dovrei andare a provare il 16 Krav Maga, quindi un altro tipo di combattimento, proprio di difesa personale, un po' più militare, un po' più proprio basata sul combattimento, perché dove mi sono allenato io non c'era tanto combattimento, era più tecnica che altro, e invece quindi vorrei imparare più che altro a fare dei combattimenti. Quella potrebbe anche essere una cosa utile nella vita di tutti i giorni, anche imparare cosa succede se qualcuno ha un'arma, è armato, eccetera, eccetera, in una rapina e così via. Cose che possono succedere comunque, quindi è sempre utile. Dovrebbero farlo tutti. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate e noi ci rivediamo al prossimo video.